finisce qui. Inter batte Udinese 4-0, un'altra dimostrazione di forza veramente pesante dell'Inter, che risponde subito alla Juventus che si era riportata in testa alla classifica. L'Inter non sente la pressione di quella che poteva essere assolutamente la classica partita trappola per tutti i contorni di questa gara, perché di fronte c'era l'Udinese, perché c'era lo sponsor particolare, la giornata dei club, un clima abbastanza rigido, c'erano tanti ingredienti per la partita trappola. La prima partita di un ciclo, le prossime comunque molto importanti, la Real Sociedad martedì in Champions per il primo posto, la Lazio poi tra una settimana. Però come sempre il detto, la partita più importante è la prossima, è molto vero. L'Inter lo ha dimostrato mettendo in campo la formazione di fatto titolare per quelli che sono gli elementi a disposizione oggi, ed è una dimostrazione di forza veramente veramente forte per un Inter che vince 4-0, chiude il primo tempo in vantaggio per 3-0, creando veramente tantissimo. La deve sbloccare con un calcio di rigore di Çalhanoğlu, ancora una volta trasformato glaciale come sempre davanti al Silvestri, e poi da lì l'Inter può veramente dilagare. Già nel primo tempo potrebbe farne almeno 4-5, nel secondo si limita a gestire. Oggi, Simo, sono veramente tante le note positive dell'ennesima partita chiusa senza subire gol, la 10ª se non vado errato di Jan Sommer in Serie A in questa prima parte di stagione. Inter che è in testa alla classifica, come diciamo sempre, la cosa che ci fa rabbia è avere solo 2 punti in più della prima avversaria, che diciamo esprime un calcio nettamente differente rispetto a quello che abbiamo visto oggi. Anche oggi è stato un Inter molto molto bella da vedere, molto convincente. Sì, decisamente. Poi su questa cosa della classifica giustamente ognuno la veda un po' come vuole, però al di là di come ognuno di noi giudica la Juve, credo che proprio la differenza tra le due in rapporto al numero dei punti, che invece è molto contenuto, è visibile. Cioè, chiunque guardi sia l'una che l'altra non si riuscirebbe a spiegare il motivo dei soli 2 punti, ma anche nei numeri. Cioè, l'Inter ha fatto più di 10 gol in più della Juve, ne ha subiti di meno. È un qualcosa veramente di incredibile. Quindi noi interisti naturalmente ci dobbiamo augurare che col passare del tempo le cose si allineino a quelli che sono i numeri, ecco, perché i numeri stanno disegnando una realtà che poi nei fatti, nella classifica, non c'è. Però diciamo che dal punto di vista della previsione per il futuro noi abbiamo qualche elemento in più per essere ottimisti, ma comunque di questo parleremo in seguito. Sulla partita di stasera hai detto bene, può sembrare un po' sciocco dirlo adesso, o comunque può sembrare esagerato, ma davvero c'erano tutti gli ingredienti per una gara rischiosa quantomeno. E invece l'Inter, come sempre, come ogni volta, tutte le volte in cui abbiamo avuto questo tipo di situazione, vince e convince. Non vince 1-0, 2-1 un po' rischiando, no, 4-0 secco, partita mai in discussione, anche prima del primo gol, che arriva dopo più di mezz'ora di gioco. L'Inter comunque stava dominando e non aveva trovato il gol solo per un po' di sfortuna, un palo, una gran parata di Silvestri. È veramente una squadra che forte lo è sempre stata nel periodo Inzaghi, nell'era Inzaghi, ma quest'anno sembra veramente aver trovato una consapevolezza quasi mai vista. E tra l'altro domenica prossima c'è una partita, non una squadra, ma una partita a Roma con la Lazio, che è un altro banco di prova. Se non sbaglio l'Inter di Inzaghi ha sempre perso a Roma con la Lazio, o comunque ha sempre avuto difficoltà, adesso non ricordo bene. Se vai a vincere anche lì è l'ennesima prova di maturità, ma anche qui di questo ne parleremo. No, anche perché stavamo facendo un giochino in diretta, come sottolineava giustamente Giovanni che ci segue live. Oggi trovare una squadra che in Europa sta facendo meglio dell'Inter è molto difficile. Lo diciamo in un giorno in cui contemporaneamente a questa vittoria dell'Inter sono arrivati il KO del grandissimo Milan, sempre esaltato, 5-1 la sconfitta del Bayern, l'Arsenal che poteva essere il paragone più vicino che cade in casa dell'Aston Villa, il Manchester United sotto per 3-0, il Manchester City che arriva da un periodo un pochino di flessione, un Inter che in questo momento si candida ad essere eletta, se non la migliore in Europa come espressione di gioco e risultati, comunque tra le primissime. Il cambio di passo che ha fatto quest'Inter è molto evidente.
Faccio fatica, Simo, ogni volta aggiorniamo il conteggio e questa è stata forse la più bella partita della gestione Inzaghi, cioè sta diventando una cosa molto ripetitiva questo discorso per come sta giocando quest'Inter, sempre meglio. Io oggi il piano gara fatto dall'Inter era molto chiaro, titolari subito, la partita più importante è questa perché c'è la testa al campionato, vogliamo indirizzarla fin da subito, lo si è visto anche per il tipo di interpretazione alla gara che hanno dato, e poi cominciamo con le rotazioni, gestiamo i ritmi. Giustamente, secondo me, nel secondo tempo hanno gestito la partita perché già hai molti acciaccati. Martedì si gioca una gara molto importante, come dicevi tu, per prendersi il primo posto nel girone, perché andare a rischiare degli infortuni, degli acciacchi. Siamo in un momento delicato in cui abbiamo visto che basta poco purtroppo forzare la mano e ti arriva uno stop che ti può compromettere davvero un periodo decisivo. Quindi tante buone cose. Ho visto un Inter che funziona molto bene, e questo ha dei risvolti. Il gioco di Inzaghi sta andando si sta, diciamo, addentrando in una nuova dimensione, per quello che vedo io, con i braccetti molto mobili che si sovrappongono, che partecipano alla manovra, con Bissek che fa la stessa cosa che fa Bastoni a sinistra, con Darmian che può fare qualsiasi ruolo, che partecipa all'azione in ogni zona del campo, all'occorrenza lo metti ovunque ti serva. Carlos Augusto che entra bene, gli attaccanti segnano entrambi, Cianoglu dal dischetto non sbaglia mai, Di Marco ha messo lo zampino su tutti i primi 3 gol, o segnando o propiziandoli. E quindi è un'altra dimostrazione di forza veramente impressionante anche stasera. Volevo aggiungere un'altra cosa, però prima ti lascio la parola, poi la dirò. Una provocazione ti voglio lasciare. No, beh, hai detto tutto bene. Questo discorso va ad abballorare quello che dicevamo prima rispetto al discorso classifica. È veramente incredibile. Io, mentre parlavi, stavo riguardando i numeri. Cioè, l'Inter ha la differenza reti più che doppia rispetto alla Juve. Più 30 l'Inter, più 14 la Juve. Abbiamo segnato 14 gol in più e ne abbiamo presi 2 di meno. Abbiamo più di 2 gol di media partita, quasi 2 gol e mezzo. È veramente incredibile. Io non posso far altro che augurarmi che il tempo veramente ci porti a riallinearci con i presupposti che questi numeri in teoria dovrebbero creare. E poi, se vogliamo, per fortuna quest'anno non c'è questa esigenza, almeno di crolli incredibili da qui in avanti. Però dopo questa contemporanea vittoria di Inter e Juve e sconfitta del Milan, che era la terza in classifica, si crea, come dicevo nel prepartita, un piccolo solco, una piccola fuga, diciamo, tra le prime due e la terza, perché comunque la Juve, che è seconda, è a +7 sul Milan e noi siamo a +9. È ancora lunghissima, però forse oggi è per la prima volta il momento in cui è legittimo dire lo scudetto è una roba delle prime due. Detto che, ripeto, è ancora lunga, però oggi quantomeno la classifica ci dà questa possibile conferma. Sì, poi c'è già alle porte la partita che potrebbe sancire l'eliminazione del Milan dalle coppe, che secondo me darebbe loro la possibilità di rientrare, quindi lì li terrei d'occhio. Però mi dai l'assist perfetto per andare in chiusura e dire che in tanti adesso si affretteranno a dire, lo sappiamo già, gli schieramenti saranno due. Da un lato quelli che troveranno il pelo nell'uovo stasera, la polemica anche stasera, magari ci diranno però non ha giocato Frattesi, però non ha segnato Barella, però Sommer non è stato precisissimo sul gol annullato a Lucca. I rosiconi diranno però dovete sbloccarla sempre su calcio di rigore, come se mi viene dato un rigore, dal regolamento c'è, che faccio? Lo butto in curva? No, lo batto, lo segno, ok. E dall'altra parte ci saranno quelli del adesso può perderlo solo l'Inter, e su questa cosa io mi viene da impazzire, perché non sono assolutamente d'accordo. Come dicevamo anche nel club, io porterò avanti questa battaglia che sta diventando sempre più, secondo me, un discorso di solo l'Inter può toglierlo a questa Juventus, probabilmente, per come si sta configurando il campionato. E quindi oggi è stato un altro segnale interessante. Adesso sarà importante capire. La buona notizia è stata intanto il rientro di Bastoni, che mi è molto piaciuto,
per attitudine e per come è inciso sulla gara. Si è fatto 55 minuti e poi è stato sostituito. Pavard abbiamo visto che scalpita, addirittura durante la partita ha scherzato con Farris dicendogli dai entro io, lui che era in tribuna infortunato. L'importante adesso sarà capire appunto il rientro degli infortunati per poter gestire ancora meglio le rotazioni. Però ora l'Inter si esce dal suo periodo di massima pressione in termini di infortunati e problemi fisici, con pareggio in casa della Juve, la partita di Lisbona, vittoria sul Napoli per 3-0, 4-0 sull'Udinese dominante, niente male. E anche su questo, a forza di raccontare che l'Inter è l'unico che non ha mai infortuni, sono gli unici fortunati, eccetera, molti si sono dimenticati che l'Inter di infortuni invece ne ha avuti, e ne ha avuti anche nella stessa zona di campo, purtroppo. Ma nonostante questo siamo andati avanti. Anche qui io non ho mai percepito negli occhi, nelle dichiarazioni, negli atteggiamenti dei giocatori e dell'allenatore paura, difficoltà. Certo, Inzaghi quando parla dice la coperta è un po' corta, siamo in emergenza, ma perché è la realtà dei fatti. Però la squadra va avanti, macina, gioco, vince, gol, e anche questo è un segnale di forza. Cioè l'Inter oggi sulla carta, poi ha giocato a bastoni, ma fino a 2 giorni fa si parlava di un Inter che poteva scendere in campo con Bissek, Acerbi, Carlos Augusto. Cioè, stiamo parlando di una difesa da metà classifica con tutto sulla carta, e poi nell'Inter funziona tutto a meraviglia. Eppure vai avanti 4-0, vinci. Cioè. E questo è il punto più importante per me, Simo, mentre ringrazio il nostro De Pica Pica per la super chat. Che belli Transformers, oggi l'Inter giocava con questa maglia speciale, e grazie mille De Pica Pica davvero per il super sostegno. La cosa importante per me la dici qui, oggi tra i migliori secondo me da segnalare c'è sicuramente Bissek, che ha fatto una gran bella partita, ma non è una grande sorpresa quando 2 settimane fa dicevamo l'Inter giocherà il 90% delle partite così, dominante, all'attacco, e Bissek da terzo lì farà molto molto bene in quel tipo di partita, perché le potenzialità le ha. Il punto è proprio questo, del grande merito che va dato anche ad Inzaghi, assolutamente. L'aver creato un sistema di gioco moderno, europeo, al contrario di quello che dicono in tanti, in cui i giocatori vengono valorizzati e allo stesso tempo, valorizzando i singoli, si valorizza il contesto. Oggi l'Inter è un sistema in cui Bissek, dicevamo, io voglio vederlo con i titolari, possibilmente. Oggi Bissek gioca di fatto con i titolari, tira fuori un partitone. Se tu mi dici prossima settimana vai a Roma e per un qualsiasi motivo ti ritrovi a dover schierare Bissek, io mi sento già tranquillo, o comunque dico ok, ce la giochiamo, vediamo, ci può stare. E è questo il bello del sistema di gioco che è stato creato, cosa che secondo me andrebbe assolutamente rimarcata più e più volte. E non so se hai altro da aggiungere, a parte poi faremo le pagelle come sempre, le trovate nella prossima clip. No, chiudo solo con la battuta di dire che dopo oggi, ma non che oggi servisse l'ennesima conferma, ma a prescindere abbiamo la conferma ufficiale che tutti coloro che mettono dubbi sulla qualità del gioco di Inzaghi, cioè lo scudetto poi magari lo vince la Juve, finirà male, non mi interessa, ma quelli che oggi mettono dubbi sul gioco di Inzaghi guardano l'Inter con la TV spenta. Cioè non c'è altra spiegazione, proprio non me lo spiego in altro modo, con le notifiche del cellulare, non so. Te la do io la spiegazione, Simo, perché nel momento in cui tu guardi sempre solo la Juventus, cambi canale sull'Inter, dici questo è un altro sport. Esatto. Cioè... Ho sbagliato, questo è basket. Cioè se tu mi vai a giudicare, se tu il metro di giudizio sull'Inter lo tagli su quello che vedi nella Juventus, è chiaro che rimani disorientato nel guardare l'Inter, perché è un altro sport, chiaramente. Quindi è tutto qua. Va bene, chiudiamo qui la nostra clip. Mi raccomando, nei commenti fateci sapere chi è stato per voi il migliore in campo in assoluto, vogliamo sapere. Poi a parte troverete le pagelle nella nostra prossima clip che andremo a presentarvi.